Benvenuti sul canale dell'acquarello. Oggi dipingiamo questo. Ti ho messo i capitoli, quindi puoi saltare da un capitolo all'altro molto comodamente. Adesso analizziamo un po' la situazione. La foto dunque l'ho fatta io. Dunque il punto dell'orizzonte, se penso alla mia grandezza, è più o meno qui. Ok? Cos'è che mi disturba nella foto? Nella foto mi disturba tutto questo elemento perché fa questo angolino che per me non ha un bell'ingresso in un dipinto. E poi cos'altro mi disturba? Vediamo se indovinate, dopo leggo i commenti. Tutto questo verde, ok? Siamo a maggio, sì, siamo quasi a maggio, fine aprile, sono le 10, si sente? Yes, le campane, il dawn. Quindi qua c'è un sacco di verde che a me non interessa, poi ti interessa? Ok, non ti interessa? Lo facciamo diversamente. Dunque questa è la prima cosa, quindi questo elemento qui che mi dà un po' fastidio, dobbiamo trasformarlo. E poi in un edificio è importantissimo vedere l'angolo di una casa. Quindi se questo è il primo angolino che vediamo, così, qui dietro, un po', non un po', è coperto dagli alberi, c'è il lato nell'ombra, ok? Per rendere un dipinto un po' più succoso, diciamo, questo angolo che qua non si vede, noi lo mettiamo, ok? Anche se sulla foto non c'è. Perché questo? Perché secondo me rende più appetibile la foto, scusa, l'acquarello. Quindi andrò a cambiare un po' questa situazione e aggiungo l'angolo presunto, non è presunto perché c'è, qua è qua dietro. Poi abbiamo tutta la sfida dei cipressi e dei verdi, ok? Quindi quando facciamo un acquarello e tu vedi che è tutto molto molto libero, cos'è che abbiamo fatto prima? Quindi io questa adesso la tolgo, metto la foto originale a disposizione in un post, anche come PDF, potete poi scaricarla. Quindi quando io faccio un soggetto, la prima cosa, ragazzi, cos'è? Devo fare la pianificazione. E ho fatto lo schizzo. Ho fatto lo schizzo e non solo lo schizzo, ho fatto la pianificazione, che è questa. Ok, questa è la pianificazione che adesso ti spiego. Quindi, come ti ho detto, ho inserito questo angolo della casa che è presunto perché non si vede, qua è coperto dagli alberi, ma come si dice bene in italiano, il per intanto io l'ho messo perché so che c'è. Dopodiché ho trasformato quella ringhiera del glicine che è qua, l'ho trasformata e ci metto un arbusto del glicine, quindi un insieme. Il glicine l'abbiamo fatto settimana scorsa, 2 volte, in 2 video. Quindi qua metto quello, dopodiché ho deciso, e questo dobbiamo deciderlo, io ho deciso che il mio fuoco sarà qua in questo punto del dipinto, anche se qui adesso ho messo il glicine, il tuo occhio ancora non lo cattura, ma la pianificazione è qua è il fuoco, ok? Cos'altro ho deciso?
E anche questo va deciso prima perché sennò dopo tu non vedi bene, quando fai l'acquarello perdi il tutto nella fusione e non ti ricordi come volevi farlo, no? Perché tante cose vanno nella fusione. Quindi se questo è il fuoco e qui abbiamo la luce della casa e qui l'ombra, questo fuoco vuol dire che questi cipressi qui li devo fare belli scuri, così il contrasto della casa esce fuori, ok? Se però ho fatto questi cipressi scuri, quindi positivo, P, positivo, questi qua vicino li faccio in negativo. Negativo vuol dire lascio il bianco della carta. Questo bianco della carta, questo negativo, non sarà un negativo pieno, sarà parziale, che magari qua sopra lascio un po' di bianco e qua sotto invece vado a riempire anche con una piccola fusione o velatura. Vediamo dopo cosa vuole fare l'acqua. Ok? Cos'è che vuole fare l'acqua? Quindi un po' di idee ce l'abbiamo, ma l'acqua cosa vuole fare? E il colore. Quindi qui negativo colorato. Ok? Tu vedi che questo schizzo è molto libero, è un'idea. Ok? Dopo quando faccio l'acquarello ho questa idea iniettata in vena e la so dopo mentre dipingo. Ecco perché facciamo prima lo schizzo. Quindi qua che ci sono un sacco di alberi, farò il negativo colorato di tutti questi alberi che sono qua dietro, ma adesso sono pigra perché non ho voglia di fare, il disegno non ho mai voglia di farlo, ok? E quindi, ma ancora di meno di fare qua tutto il negativo colorato, lo faccio dopo con l'acquarello, qua no, anche perché questi fogli qua non li tengo. Dunque, negativo, anche qua la luce, N, negativo, i cipressi negativo, la stradina negativo, quindi bianco, glicine, primo piano bello scuro. Quindi facile, vero? Sì, facile, facile. Ok, vista tutta questa pianificazione, ho già fatto un piccolo schizzo sul foglio, quello vero. Ah, adesso vedo. Ah, sembra già un bel lavoro, vedo qualche commento, perfetto. Questo non è un bel lavoro, ragazzi, è solo una pianificazione, molto misera anche. Misera, però quello che voglio e devo avere è un'idea. Poi a me dello schizzo, personalmente, a me non mi interessa lo schizzo. Ci deve essere perché deve essere nella nostra testa, ok? Cos'è che deve essere nella nostra testa? Che devo lasciare questi spazi dove ho scritto N negativo. Qua invece dove c'è negativo colorato posso fare la fusione, prima fusione. Ok, e devo sapere dov'è il mio fuoco. Quando so queste cose sono molto più libera nell'acquarello. Ok, quindi lo schizzo serve esclusivamente per interiorizzare dove lasciare i vuoti. Oh, certo, poi c'è la prospettiva, c'è la composizione, c'è il fuoco, eccetera. C'è tutto qua dentro e questo va interiorizzato. Ok? Fatto questo, ho preparato lo schizzo qua. Cosa ho messo? Innanzitutto ho messo la casa con la porta, le scalette, 2 finestre e ho messo in prospettiva i cipressi. Ok? Questa cosa qui la conoscete già, giusto? Era il glicine. Questo l'ho già fatto stamattina. Perché l'ho fatto? Perché ho voluto
che si asciugasse. Come stamattina ho anche gettato qualche goccia di bianco. Questo qui è un bianco mega vecchio, è bianco acrilico della Schminke. Sì, certo, tutto qua, però si è nascosto. Ho messo 2 o 3 gocce, non di più, le ho buttate lì, e inoltre ho messo un po' di linee con lui, che tanto questo lo conosci, lo metto dappertutto, e è questo medium che rende un po' la luce. Qua si vede in controluce forse un pochino, però dopo quando dipingiamo si vede. Ok, quindi io ho questo, ma ho nella mia testa lo schizzo, ok? Che ti puoi mettere anche davanti, lo puoi guardare, ma io non lo guardo. Quindi abbiamo parlato dei colori, no, dei materiali, adesso parliamo dei colori. Mi sono preparata questo grigio, che è il grigio Random Grey del numero 988 di quest'anno della Schminke, però ancora non so se lo utilizzerò, lo tengo qua però, perché vorrei avere un contrasto tra viola e un altro colore, però mi rifiuto di prendere il verde, proprio mi rifiuto. Ok, i colori invece, oggi voglio fare un esperimento. Io spesso prendo questi piattini, no? Per usarli come palette. Ne avevo circa 10 di quando avevamo fatto un corso, ma quei piattini si stanno per sbriciolare. Dunque, però c'erano sopra tanti di questi colori che si erano asciugati, vedi? Si asciugano, io li ho presi, che questo è tutto colore. Ad esempio qua, vediamo se si stacca, sì? Vedi, questo si stacca, questa è la palettina di plastica, non mi ricordo più che colore è, sarà un blu. Quindi ho fatto questo lavoro qua da brava massaia, ho ripulito tutti i piattini, sono un po' scema, e ho messo qua, vedi? Questi qua sono tutti residui di vecchi colori, però conoscendomi so già che è tutto un violetto e blu, ok? Stamattina li ho già bagnati, quindi non sprecare i tuoi colori, questo è il message, il messaggio, non sprecare, non li sprechiamo perché costano. E quindi i residui che erano qui da qualche anno li ho staccati, eccoli qua, questo qui mi basta e avanza, quindi non so se utilizzerò il grigio. Pennelli, abbiamo il nostro Da Vinci 40, Cosmotop. Ho 40 perché mi hanno dato il 40, avevo ordinato il 30 e è arrivato il 40. Va benissimo. Lo schizzo l'ho fatto con una matita acquarellabile, blu, puoi scegliere quella che vuoi, una qualsiasi. Poi ho i nuovi amori che sono questi pennelli obliqui, sempre della Da Vinci Cosmotop. Quando andiamo a fare il workshop sia a Roma che a buongiorno, sì, sia a Roma che a Milano, io gli ho già detto di prenderli questi qua. Quindi poi dopo per chi viene e anche per chi vuole fare il corso, scusa, un ordine così, avete degli sconti, ok? Con i quali io non c'entro, che questo sia sottolineato. Ok, quindi questo. Poi ho un pennello con una bellissima punta, che è questo. Attualmente questo non vi dico neanche la marca perché non è reperibile. L'ho portato con me quando sono stata in Giappone l'anno scorso. E poi il nostro, come si chiama in italiano? Scroller, questo lungo, ok? Con i peli lunghi. Ok, adesso vi ho raccontato il soggetto, lo schizzo,
lo schizzo qua sul foglio, questi schizzi, questo schizzo e questo schizzo. E adesso di cosa c'è bisogno? Oggi tu che sei qua nella live vedi la fusione, ok? Io non ho più la pretesa che voglio fare la fusione e le finiture in una live. Questo è una mission impossible. Per cui noi facciamo solo la fusione, tu guarda fin dove vuoi, poi domani quando il video sarà uploaded, si dice uploaded da YouTube, io me lo prendo, me lo scarico, faccio le finiture, monto tutto il video dalla fusione con le finiture e sarà disponibile per chi è abbonato al mio canale. L'abbonamento, ci sono 3 scalette, una è sostieni il canale e lì puoi avere tutti i video che poi pubblico a tutti in anteprima, costa 4,99 € al mese, puoi disdire quando vuoi, giusto? Giusto. Poi invece c'è Premium, il Premium sono video lezioni complete dalla fusione alle finiture più revisioni personali e di gruppo, costa 8,99 € al mese, anche quello lo puoi disdire quando vuoi. Poi ho inserito una terza categoria che sono i corsi d'acquarello personali, quindi lì sarebbe proprio 1 a 1, quello costa di più, però è proprio come se io fossi a casa tua. Parlato abbastanza. Dunque, quando iniziamo il nostro dipinto e abbiamo fatto lo schizzo, abbiamo preparato i colori, che bello, guarda, guarda che bello. Li ho bagnati anche adesso. Abbiamo preparato i colori, lo schizzo c'è, l'idea c'è. Cos'è che deve esserci? Questo. Devo bere un sorso, devo prendere coraggio. Acqua fuori, acqua dentro. Perché devo prendere coraggio? Perché la carta è una 6,40 satinata. Cosa vuol dire? Vuol dire che costa un sacco di soldi. Questa qui è fatta a mano. Quindi se costa tanto, cosa devo avere? Devo avere paura. Sì, certo che vi sto prendendo in giro. Non dobbiamo avere paura, solo le idee chiare. Quindi le idee le ho chiare, dipingere con l'acqua tu lo sai com'è, è un'avventura, ok? Quindi io qua adesso ho questo foglio, ma non so assolutamente come sarà dopo. Qualcuno mi chiede, ma com'è che sarà dopo? Non lo so, non lo possiamo sapere perché qui tra poco acqua e pigmento fanno un po' il loro gioco, ok? Iniziamo? Iniziamo? Ok, i colori ancora una volta. Ops. Prendo i colori ispirati al glicine, quindi non me ne frega niente se gli alberi sono verdi. Con questo orientamento non si vede, guardate qua i piattini, guarda, si sta decomponendo, quindi non vedete come prendo il pigmento, però già qua acqua, giup giup, ma tanta... Sarà troppa? Che dici? Hai paura? Io no. Importante, ragazzi, lasciare i bianchi.
Adesso sono col mega pennello. Lascia un po' di bianchi anche nei cipressi. Questo è quello vicino alla casa. Quindi, ripeto, oggi vediamo esclusivamente la fusione, non le fusioni, la fusione. Un'altra cosa, io vedo Analytics, no? Quello del YouTube. Siamo tante donne, c'è qualche uomo, ok? E visto che però la maggioranza è donna come me, io me la sento di dire, anche quando fai l'acquarello, smettiamola di essere la brava bambina, ok? Non devo fare tutte le linee dritte. Tanto nella natura non è così. Ok, 1, 2, 3. Adesso lo sto facendo in positivo. Mentre lo sto facendo, questo qui, mi è venuto in mente che anche negativo non sarebbe male, questo. Un giorno inventeranno il YouTube dove vi posso sentire. Adesso non vi sento. Ok, fatto questo, 1, 2, 3, vedi che non l'ho fatto tutto? Ho fatto solo un pezzo. Penso che si vede bene, no? Sì. Ho fatto tutti i pezzi, 1, 2, 3. Li lascio così. Cosa sta facendo il colore mentre li lascio così? Tu lo sai? Sì. Sta lavorando. Quindi adesso mi giro il foglio e quello lo lascio intanto, Giro il foglio, faccio attenzione di tenervi ancora dentro. Vado qua nella zona dove ho detto che faremo i negativi, qua. E tengo la casa bianca, questo tetto. Lo so che lo vedo al contrario, ma non fa niente. uh. Vedete questi colori vecchi? Vecchi, tra virgolette, sono ancora come appena nati. Sono bellissimi. Guarda, guarda che roba. Devo dire che sto facendo lezione a una signora che mi ha tenuto il mio spruzzino. Ok, se l'è tenuto a casa sua. Mi sento un po' handicappata. Dunque ho preso uno spruzzino tipo questo, che mi è finito lo spray per i capelli. Ah, qua. Ecco, queste cose qui, questo succede. Io che non sono una brava bambina, come spero che neanche tu lo sei più, non mi spavento, anzi mi diverto. Guarda, lo prendo come opportunità, va bene? Ecco qua, prendiamolo come opportunità e adesso qua vado a smorzare. Sì, mi ha rotto un po' la pianificazione che volevo, ma chi se ne frega? Chi se ne frega?
Nell'acquarello il bello è quello che poi succedono delle cose che noi non abbiamo pianificato e quindi rende il nostro dipinto magico. C'è di nuovo il prete che si diverte e deve snervare tutta la comunità, come me. Guarda che bello. Ok, come sai bisogna pulire il tavolo. Questa linea lì è un po' troppo, quella linea dura dove quando era partita la goccia. Quindi vado lì, giro il foglio e vado a smorzare questa linea. Anche lo so che qui c'è la luce, ragazzi, però è successa la goccia e se la goccia è successa, perché è successa, la devo accettare. Mentre facciamo questa fusione qui, devo asciugare quest'altra goccia. Yes. E abbiamo già una situazione, adesso sì è magico. Ok, abbiamo una situazione magica che si è creata da sola. Devo un po' spalmare l'acqua con questo mega pennello che sta così, lo odio come la peste, però quell'altro pennello, non posso usarlo, quell'altro ce l'ha la mia amica, quindi bisogna improvvisare. Riprendo lui, asciugo, vado qua in mezzo, sfumo un pochino e qua. Vedi che posso fare anche con una certa calma, Poi io sono, di per sé, sono già calma. Ok. Vado là, adesso metto l'ombra qua in questa zona, quindi prendo solo l'umido che c'è già e lo porto su. Ok, sì, si vede bene. Ok, adesso abbiamo detto qua negativo, però dobbiamo avere un appoggio. L'appoggio è il tronco. Sì, sono dentro. Per adesso ho lavorato solo, ho lavorato solo con un colore, che forse però ne erano due perché, perché, ripeto, qua ce n'è un po', ok? Mi basta per almeno, se non di più, acquarelli, non so quanti. Quindi qui faccio solo il sotto, tengo d'occhio questa sceneria lì, la sciccheria. Quindi ho fatto in questi cipressi solo il basamento. Qui iniziamo a dipingere al contrario. E la strada abbiamo detto la lasciamo bianca, vero? Yes. Sei d'accordo? E dopo leggo i commenti. Poi so anche che all'inizio pensi, ma che cos'è? Ma che cacchio sta facendo? Chi dà?
Cosa sto facendo, ragazzi? Sto facendo la fusione. Sono ancora in piedi. Sono ancora in piedi. Sto guardando qua. Perché adesso prendo lui. Qui faccio lavorare. Adesso prendo lui. Giro di nuovo il foglio. Giro il foglio. Cosa faccio? Lo sai già, vado a togliere un po' di pigmento. Perché giro il foglio, mi chiedi? Te lo dico? Perché tutto deve essere nella giusta direzione, che è il contrario. È il contrario, e perché è il contrario? Perché devo tirare fuori, ok? Tiriamo fuori il pigmento, nel senso che se lo tiriamo dentro succedono delle cose brutte brutte. Cosa succede? Possono succedere delle gocce maligne. Voi non sapete quanto mi diverto. Quando faccio le fusioni sono tremenda, anche perché voglio un pochino provocare e mi piace. Ok, adesso ve lo rigiro, visto? Questa situation qua c'è solo perché ho messo il colore. E poi cos'altro sto facendo, ragazzi? Questo qui è troppo largo, non mi piace, lo tiriamo un po' via. Cos'altro sto facendo? Dimmelo tu. Me lo dici? Sto aspettando. Sto aspettando. Adesso sto pensando se magari lì tolgo un po' di pigmento. Nel senso che questo dipingere con l'acqua è tutto un processo. Qua tolgo un po' di pigmento e facciamo una finestra non pianificata, ok? Quindi il nostro dipinto è sempre un'interazione con quello che succede sul foglio. Qui è caduta la goccia, perfetto, tolgo un po' di pigmento, faccio una finestra che forse non c'era, però non mi interessa, capito? Qui vorrei togliere ancora un po' di colore, qua dietro. Andiamo anche sopra la casa. Ok, più di così adesso non ci dà. Perfetto. Quindi noi ascoltiamo sempre quello che è da dire la carta e il colore. Qua ad esempio mi dice sono tanto, qua sono tanto, perfetto, allora ti aiuto a uscire, aspetta. Ok? Tutto questo, ragazzi, è sempre un divertimento. Quindi non per niente ti dico divertiti, perché è un divertimento. Poi, anche se all'inizio il cipresso non è che lo vediamo subito, e poi tutto il quadro non è che lo vediamo subito. Anche qui lo aiuto, sposto un po' il foglio in su, così si aiuta anche lui da solo. Vedi?
Diventa di nuovo un bel dipinto. Aiutiamo il colore, vai su. Anche qua è ancora umido, yes. Ragazzi e ragazze, abbiamo quasi finito la fusione. Guarda. Questa cosa qua dà la struttura al tuo dipinto. Metti insieme, ok? Mettiamo insieme, sì. Come vedi, qua c'è più pigmento, qua meno. Poi questa è la strada, luce, ombra, luce, ombra. Quindi prendo il pigmento umido, lo porto sulla strada e lo faccio andare qua dove c'è. Questa qui è la, come si chiama? Il prato. Il prato viola, yes. E per me non è finito, però la fusione ci siamo quasi. Nel senso, per me, lo so che non si dice mi piace, me mi piace, non si dice, e invece mi piace. Ok. Adesso, non avendo il mio spruzzino, uso questo, che è sempre, dà sempre un bello spruzzo. Metto qui un po' di ambient. Ok, vedi che fa questo effetto? Bellissimo. Poi prendo un po' di gocce con la mano e butto un po' di gocce con la mano. Come vedi, lascio abbastanza respirare il tutto. Non sono già qui che voglio fare questo e quello e quell'altro. Qua do il primo piano. Tic. E non voglio fare troppo. Poi questa carta qua è un sogno. Questa linea è troppo rigida qui davanti. La prendo e la smorzo un pochino. Ok, quasi finito? Sì, è 40 minuti. Sì, sì, sì. Qua riprendiamo un po' il glicine. Per adesso abbiamo lavorato con un unico pigmento, 1, 1, 1. Uno è il bianco della carta. Qua dietro mi sa che devo tirare via qualche cipresso. Pulire il tavolo, ragazzi, è sempre indispensabile. Adesso ve lo faccio vedere da così. Giro di nuovo il foglio. Prendo questo pennello, cerco, vediamo se viene via un pochino qua. Quindi il colore viene via lì dove è umido, ok? Abbiamo quasi finito questa fusion. Ok, c'è poco da fare, vedi qua, poco. Perché abbiamo aspettato un po', va bene? Accettiamo quello che è. Ragazzi e ragazze, lasciamo così? Qua ci sono dei buchi, ok? Sì, ci sono dei buchi. Qua adesso io vorrei andare avanti, giustamente, come tutti, però, mi devo dire, lascia stare.
Qua ci viene il glicine, qua poi facciamo l'angolo della casa. Inseriamo 2 finestre in violetto, dai, che sono qua, l'angolo, l'angolo, l'angolo. È solo una goccia di colore. Lavo il pennello. Quella goccia la tiro giù. Non facciamo la finestrella, eh? Non si fa la finestrella. Mettiamo già un po' d'ombra sotto il tetto, ma molto soft. Ecco, questa è la fusione, quella cosa sconosciuta che mi sono messa come obiettivo della mia vita, di portarla un po' a spasso per un po' di persone, diciamo tante persone. Mio obiettivo personale. Ok, quindi se questa fusione ti piace e se poi vogliamo vedere il dipinto finito, ci dobbiamo un pochino, come si dice quando deve avere pazienza, pazientare, ecco. Dobbiamo pazientarci fino a domani, perché questa carta 640 tiene tanta acqua, quindi non ha alcun senso di andare avanti adesso, non ce l'ha, anche se noi vorremmo farlo. Tic tic tic, questo deve essere un po' più avanti, questo qua, il tronchetto. E ripeto, a questo serve la nostra pianificazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo finta che qui ce n'è un altro, sì, qua. Nel senso che così aumentiamo ancora la profondità, però diamo solo l'accenno all'occhio e l'ombra. Ragazzi, io adesso per oggi ho finito. Facciamo questo esercizio. Vedi che non posso finire, voglio mettere un po' di bianco adesso che è umido. Poi questo esercizio domani, quando torno dal lavoro, lo finisco e faccio il video completo. Adesso prendo un po' di questo bianco, entriamo, do qua in primo piano dove c'è il glicine ancora qualche goccia. Poi dopo, una volta che ce l'ho in mano, sono tremenda, lo so. Perché non voglio smettere, come voi. Però adesso smettiamo, Tic, 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 tic. Qui nasce il glicine, poi facciamo i fiori, definiamo i cipressi, facciamo il negativo colorato degli alberi, definiamo un po' meglio la casa e poi lo firmiamo, poi è finito. Dunque, allora tolgo la telecamera e dico bye bye. Eccoci adesso, il dipinto si è asciugato,
Andiamo a fare le finiture per completare il tutto. Il dipinto è asciutto e adesso entriamo nell'universo delle finiture. Io te le lascio vedere qui, vedrai come appunto qui sto finendo le finestre. Attenzione, non farle tutte, l'occhio le conclude. Nelle Venezie abbiamo fatto tante finestre, fatene un po' di meno, quindi l'occhio deve solo immaginare che la finestra c'è. Per queste finiture ti dico sempre QB, quanto basta. Quindi a chi piace fare più finiture ne fa di più, chi ne vuole fare di meno ne fa di meno. Come vedi qui la cosa importante è tirare fuori quel momento migliore della fusione. La fusione che abbiamo visto prima deve rimanere quella, quindi lì non è che possiamo andare a modificare chissà cosa, però qua possiamo andare a migliorare tantissimo la visibilità del nostro soggetto. Il colore per le finiture sarà molto denso perché vogliamo appunto che il soggetto si vede. Qui il primissimo piano invece l'ho diluito perché non voglio distogliere troppo lo sguardo dal nostro focus. Adesso ti lascio a una musichetta rilassante. Il video è lungo, ma un acquarello di questo tipo prende un bel po' di tempo. Ti metto tutti i timestamps, quindi puoi andare avanti e indietro con lo scrolling, che va benissimo. Goditi le finiture e innanzitutto abbi coraggio, abbi quel coraggio di farle anche sulla carta 640. Non importa, poi se tutto non va bene, giri il foglio, come ho fatto adesso, giri. Ragazzi, qui negativo colorato, importantissimo, allenatevi su questo. Buona visione, buon acquarello.